I ricchi sono proprio cattivi, i poveri sì che sono buoni. Il denaro è la radice di tutti i mali. Oh, i soldi non danno mica la felicità, beh? Mm. Hai mai fatto anche tu una di queste riflessioni? Ti sono mai venute in mente una di queste tre frasi? È proprio vero quello che ti ho appena detto? Mm. Riflettiamoci insieme. Ho aperto questo mio intervento con tre delle credenze limitanti più frequenti che in sociologia riscontriamo rispetto al denaro. Sono inconsce che a volte sono personali, oggettive, soggettive e altre volte, molto più spesso, sono sedimentate in quello che viene chiamato l'inconscio collettivo. Sono quelle credenze che magari il soggetto ha già risolto nella sua vita personale, eppure in un qualche modo permeano la quotidianità e la vita sociale e pratica. Se io ti dicessi che a seconda di quello che credi sul denaro, tu puoi ottenere oppure no i tuoi risultati, perché è proprio così. Ciò che pensi del denaro farà la differenza nelle tue azioni e quindi nei tuoi risultati. Allora, convieni con me oppure no? Che è molto meglio essere consapevoli di tutte le credenze disfunzionali che ci possono essere sul denaro, che tu puoi vivere per ora ancora sul denaro e una volta esserne consapevoli, una volta averle viste, è molto opportuno andarle a modificare? Sì? Allora se sei anche tu convinto che è molto importante questa consapevolezza di sé, accettazione e trasformazione, allora vieni con me. E ti chiedo concretamente di prendere un foglio e una penna per un brevissimo esercizio, uno dei miliardi di esercizi che si possono essere per cambiare delle credenze limitanti. E ti chiedo semplicemente di sceglierne una credenza per ora che hai ancora limitante sul denaro, tua, della tua famiglia, che magari ti accorgi che tu ci hai già lavorato, comunque ancora aleggia dentro di te. Io ti chiedo concretamente di scriverla su un foglietto. Una volta che l'hai scritta, ti chiedo, step 2, di rifletterci insieme. E la prima cosa da fare è proprio vero, vero, vero? Quello che ho scritto è la realtà assoluta al 100%? Prendiamo per esempio la credenza con cui sono entrata in questo intervento, che diceva i ricchi sono cattivi e i poveri sono buoni. È vero, vero, vero al 100%? Conosci qualcuno che è ricco, che sta bene, che comunque sia vive una vita agiata, che vive nell'abbondanza e comunque è buono d'animo, è generoso, condivide anche le cose che ha e in un qualche modo è una bella persona? Sì? Lo conosci? Molto bene, allora prendine atto, portalo alla consapevolezza. Non lo conosci? Neanche uno? Ok, da oggi li cerchi, vallo a cercare perché c'è. Così come ti chiedo, i poveri sono buoni. È proprio vero, 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 vero? Tutti i poveri sono buoni? Conosci delle persone povere, indigenti, che in realtà hanno fatto e hanno compiuto atti malvagi o avuto comportamenti delinquenti che hanno causato danni alle persone? Forse nella riflessione possiamo anche in modo logico convenire che è molto più facile addirittura che una persona che vive nella precarietà e vive nella povertà, è molto più facile che magari possa andare a incappare in tentazioni di comportamenti poco utili, magari a danni di altri, proprio perché è nell'indigenza, proprio perché è in uno stato di povertà. Allora cominciamo a cambiare le cose.
Nel momento in cui abbiamo un po', dico io in gergo, tagliato le gambe a questa credenza, beh, decidiamo, step 3, di creare una nuova frase, una sostituta della frase precedente. Quella nuova frase che da adesso in poi mi voglio dire per avere nei confronti del denaro un atteggiamento di apertura, di maggiore sintonia, una buona relazione col denaro, così che il denaro possa venire a me e rimanerci anche. Perché magari sei una persona che riesce ad averlo, tutto questo denaro, e poi magari, come molti miei coach che mi dicono, Monica, ma io il denaro lo faccio, solo che poi alla fine se ne va come arriva, perché c'è un lavoro da fare. E allora magari creati una nuova frase circa la bellezza dell'animo di una persona ricca. Posso permettermi di essere ricco perché il denaro è solo energia, è solo uno strumento che amplifica la personalità della persona, per cui se uno magari è avido, meschino, perché che sia povero o ricco così rimane, anzi forse più è povero e più i problemi, le difficoltà, le tensioni, le emozioni disfunzionali magari lo fanno ancora più abbruttire rispetto invece a quando tu puoi avere denaro. Allora decidi proprio di cambiare questa struttura interiore e mettila giù in una frase nuova, che potrebbe essere quella di poter pensare che avere denaro mi permette di esprimere ancora di più il mio valore e la mia generosità. Vivere nell'abbondanza mi consente in modo tranquillo di condividere e di aprire il mio cuore. Potrebbe essere una buona frase. Le persone che vivono nell'abbondanza possono fare del bene, sono delle belle persone quando decidono di farlo, perché non è il denaro che decide che persona sei tu che lo decidi. Sarebbe come dire che il coltello, solo perché lo tieni in mano, il coltello è sbagliato, è cattivo perché uccide. Non è il coltello che uccide, è che cosa ne fai di quel coltello, quindi è la persona che ce l'ha in mano che fa la differenza. Il coltello può essere usato per uccidere, oppure il coltello può essere usato, come io decido di fare, per tagliare del cibo e darlo a mangiare a tante persone. L'altra credenza: i soldi sono la radice di tutti i mali. Ecco, quindi di nuovo la scrivi, la credenza disfunzionale, poi la metti in discussione, mi trovi il controesempio, così che il tuo inconscio già da subito comprende che quella credenza, anche solo per tanto così, non sta più in piedi, e quindi il tuo inconscio si fa breccia in questo dubbio e comincia a osservare altre realtà fino a trovare la realtà diversa e dare focus a quella mediante una frase nuova che diventa la tua nuova credenza. Questi sono i 3 step, ok? Scrivi, la metti in discussione, trovi il controesempio, ci ragioni, convieni che quella credenza in realtà non è una verità assoluta al 100%, ci sono tante dinamiche, tante magari osservazioni che possono in un qualche modo metterla in dubbio, e poi ti crei la terza nuova, il terzo step, la nuova frase, cancellando la prima. Per esempio, i soldi sono la radice di ogni male, te lo domandi, è proprio vero, 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 vero? In tutta la vita di tutti gli esseri umani, nei millenni, i soldi mai, mai, mai una volta sono serviti per fare del bene? Sono stati fonte di bene in un qualche modo? C'è almeno una realtà che io conosco in cui il denaro è stato fonte di bene, è servito a qualcosa di buono, è stato usato bene per costruire, creare, fare qualcosa di buono? Certamente sì, io certamente ne conosco tantissime di queste realtà. E allora mi viene proprio da dire, da scrivere, ok, la metto in discussione, vado a vedere, in effetti qua il denaro è stato utile, certo che anche qui il denaro è stato buono, meno male che quella volta avevo i soldi che ho potuto fare un bel regalo a quella persona lì che tanto desiderava. Allora io posso decidere, il denaro è anche fonte di bene, il denaro può essere fonte infinita di bene.
E allora vedi come cambia, come cambiano un po' le cose. D'altra parte, l'altra e ultima credenza di cui abbiamo parlato oggi, i soldi non fanno la felicità. Ok, ci sta, è anche vero, perché di fatto non sono i soldi che possono renderti più o meno felice. Certo, diceva la mia nonna, e ti lascio con questa massima, i soldi non danno la felicità, Monichina, mi diceva, ma nemmeno la miseria, eh? Cioè, l'idea è un po' quella di dire chiaro che i soldi sono solo uno strumento, sono un'energia, sono uno strumento che puoi avere, non danno la felicità di fondo all'essere umano. Se una persona è infelice deve lavorare su di sé perché possa usare al meglio tutti gli strumenti che ha nella sua vita, compreso il denaro. La radice della felicità certamente è di altra natura. Comunque i soldi non daranno la felicità, certamente possono aiutare la persona ad avere uno stato di maggiore serenità e magari di utilità. Quindi magari cambiare questa credenza nel certamente la felicità è un'attitudine personale che non dipende dai soldi, non dipende dal lavoro che uno fa, non dipende dalle relazioni che uno ha, dipende dalla persona che uno è. E con questa io ti do l'appuntamento al nostro prossimo incontro. Buon proseguimento di vita e ti invito a fare questi switch, uno dopo l'altro, perché quando sei davvero in allineamento con chi sei e sei nella tua verità, allora ciò che fai è allineato ed è congruente e ti garantisco che ottieni. Prima sei, poi fai, poi ottieni. Alla prossima. Ciao.